Finalmente, dopo 6 giorni in Armenia, riesco a intravedere la sagoma del monte Ararat. I turchi oggi hanno riposato. La mattina inizia con la visita della chiesa di Santa Ripsimè, costruita nel VII secolo sul sito nel quale sorgeva il mausoleo contenente le reliquie della santa. Ripsima era una suora romana dalla infinita bellezza che fu costretta con la forza a sposare l'imperatore Diocleziano. Per sottrarsi alle nozze, fuggì dal monastero insieme ad altre giovani suore per rifugiarsi in Armenia. Quando scoprì il suo nascondiglio, il re Tiridate III si innamorò all'istante prima di Ripsima e poi di Gaiana, la badessa del convento. Al rifiuto delle 2 suore, martirizzò loro e le altre giovani suore che erano insieme a loro. E dopo tante chiese e monasteri arriva il momento di visitare l'equivalente del Vaticano armeno, ovvero il complesso della cattedrale di Echmiadzin. Secondo la leggenda, San Gregorio l'Illuminatore ebbe la visione di Cristo che scendeva dal cielo e colpiva il suolo con un martello d'oro, per indicare il luogo dove sarebbe dovuta sorgere la cattedrale. Il nome Echmiadzin significa infatti il luogo dove discese l'unico figlio. La cattedrale risale al VII secolo, ma venne distrutta da un terremoto e ricostruita agli inizi del XX secolo. Secondo la gerarchia ecclesiastica armena, esistono 2 grandi categorie di preti, i preti sposati e i preti non sposati. Solamente i preti non sposati indossano il copricapo conico nero e possono avanzare di carriera fino ad ambire al ruolo di cattolico. Oltre al museo nel quale è conservata quella che dicono essere la vera lancia Longino, nel complesso si trova la dimora del Catholicos, l'equivalente del Papa armeno. Affiancando il ristorante e attraversando un antico cimitero, raggiungo la chiesa di Santa Gaiana, che sorge a breve distanza dal complesso della cattedrale, anch'essa sul luogo di martirio della badessa. Si tratta di una chiesa a 3 navate, nella quale assisto ai preparativi di un battesimo ortodosso. La mattinata si conclude ai ruderi della cattedrale di Zvartnots, patrimonio UNESCO. Costruita nel VII secolo come maestosa cattedrale di San Gregorio, venne distrutta completamente dal terremoto del X secolo. Con la sua pianta poligonale a 32 facce, questo tempio appariva come un imponente edificio a pianta circolare di ben 3 piani. Attorno ai ruderi si possono ammirare anche i resti del Palazzo del Catholicos e di una cantina. Arriva finalmente il momento più atteso della giornata. Nella Tasty Guest House incontro la eccentrica Zara Karapezian. Ex conduttrice televisiva appassionata di cucina, accoglie i turisti nella sua dimora alla periferia di Echmiadzin. La signora Zara è l'Antonella Clerici armena. Oltre ad assaggiare le prelibatezze di sua creazione, è possibile partecipare a divertenti masterclass dove insegna la preparazione di piatti della tradizione armena come il dolce gatà e le tagliatelle arishta. Il dolce gatà preparato viene poi cotto nel forno tonige e servito a tavola con l'immancabile tisana. Per la preparazione delle tagliatelle armene arishta si utilizza un pesantissimo mattarello di ferro e si lasciano essiccare all'aria prima di friggerle in padella.
Reduce da questa entusiasmante e imperdibile esperienza, faccio ritorno a Yerevan per visitare il museo di storia dove sono conservati i reperti dall'età della pietra fino all'epoca moderna. Tra i vari reperti di inestimabile valore, qui è conservata anche la scarpa più antica al mondo, ritrovata nei siti archeologici di Areni, risalente a più di 5500 anni fa. La visita al museo termina nell'esposizione di diversi tappeti armeni antichi e la spiegazione di come venivano e vengono tuttora ancora prodotti. I tappeti armeni sono molto apprezzati e si distinguono dagli altri per avere un doppio nodo e decorazioni geometriche ricche di significati religiosi nascosti. In vicinanza al museo, attraverso un parco nel quale si sta svolgendo un evento di promozione turistica ed enogastronomica del paese. E raggiungo infine il mercato vernissage. Oltre a un'infinità di banchetti con prodotti di artigianato locale e souvenir, nel fine settimana si arricchisce di un mercatino di antiquariato e di libri usati. A partire dal 2011 è stato introdotto l'insegnamento obbligatorio del gioco degli scacchi ai bambini nelle scuole elementari. Per questa ragione al mercato puoi trovare diversi venditori di scacchi. Oltre ai classici souvenir, sono riuscita a trovare anche libri di favole armene che stavo cercando. Felicità pura!